Oggi in casa cuciniamo gli spiedini di petto di pollo al limone. Basta col solito banale petto di pollo perché veramente non se ne può più. Amo invece questa ricetta perché porta in tavola tutto l'aroma degli agrumi in un formato originale. È perfetta per le prime cene all'aperto di inizio estate, ma anche come salvacena veloce e sfizioso. Vediamo come si prepara. Prendiamo un limone combucedibile e dopo averlo lavato lo grattugiamo sulla ciotola su cui prepareremo la panatura. Tagliamo il limone in due e poi lo spremiamo per ricavarne il succo. Ricorda che la buccia va grattata prima, dopo è impossibile. Ok, adesso prendiamo il petto di pollo, se non è già pulito puliamolo qui dalla cartilagine e dall'osso a Y. Ok, adesso abbiamo le due metà del petto di pollo e dobbiamo tagliarlo a cubetti. Lo trasferiamo in una ciotola, metto un po' di sale e poi ci verso sopra il succo di limone. E con un cucchiaio mescolo. Prendiamo 2 spicchi d'aglio e un po' di prezzemolo. I miei spicchi sono 4 perché sono piuttosto piccoli e tritiamo tutto quanto piuttosto finemente. Aggiungiamo il trito di aglio e prezzemolo nella ciotola dove ho messo il limone. Aggiungiamo anche del sale e abbondante pan grattato. Poi amalgamiamo tutto. Riprendiamo il petto di pollo, tiriamo su dalla ciotola i pezzi in maniera da lasciare giù il liquido e mettiamolo dove abbiamo fatto la panatura. Infine mescoliamo tutto in maniera che la panatura si attacchi bene a tutti i pezzi di pollo. Il succo di limone, oltre ad aver insaporito il pollo, ha fatto anche da collante per la panatura. Prendiamo degli spiedini di bambù come questi. Io faccio così, tengo lo spiedino in verticale e poi metto uno per uno i pezzetti di pollo. Bene, passiamo alla cottura, io lo faccio sul fornello, non mettiamo olio e teniamo il fuoco medio-basso perché altrimenti bruciamo il pane. Appena la piastra sia un po' scaldata, vado a mettere sul fuoco. Non abbiamo messo olio sulla piastra, però possiamo metterlo un po' sugli spiedini così si colorano un po' di più. Lo rimettiamo via via che li giriamo un po' a filo. Ogni poco rigira gli spiedini perché non si devono bruciare troppo. Via via che li rigiri, ricordati di aggiungere un gocciolino di olio di oliva sopra così. Naturalmente, visto che il pollo deve essere ben cotto all'interno, per cui lasciamolo cuocere lentamente finché non è cotto al punto giusto. E mentre cuociamo, naturalmente tu puoi lasciare un mi piace a questo video. Grazie. Il segreto per un pollo tenero e gustoso è levarlo un minuto dopo che sono arrivate alla temperatura giusta di cottura. E io direi che ci siamo, per cui leviamo i nostri spiedini e possiamo portarli in tavola dove faranno sicuramente un figurone. Guarda qua, dimmi se non sono una meraviglia, a me fanno una gola, adesso andiamo subito a mangiare.